Ragazzi, mi sono messo in questa posizione per farvi vedere che cosa mi è arrivato dalla Mani, dal magazzino di Milano, dove ci sono tutte queste batterie, 48 volt, 12 volt e 24 volt. Ebbene, è arrivato in questo box di legno compensato con le reggette, con gli angolari metallici su un pallet molto protetto per il viaggio che hanno dovuto fare dalla Cina in Italia e sono tutte pronte al magazzino di Milano. Ragazzi, qua dentro adesso apriremo, farò tutti i test del caso. Avete visto attraverso l'ultimo video e dalle continue informazioni che vi do quanto è seria la Mani. Lo potete anche vedere nei commenti che i cari amici del canale che hanno acquistato hanno potuto constatare di persona. Le batterie sono al magazzino di Milano, quindi potete contattare attraverso il link che c'è qua sotto la Mani. Potete acquistare sempre dal link, sempre da Alibaba. Quando avete poi pagato, io consiglio sempre il PayPal, oppure potete fare anche con i conti bancari, insomma seguite le indicazioni, è un'azienda molto seria. A questo punto scegliete voi, ritirate a Milano se abitate vicino o vi fate spedire fin dove volete voi, in Sicilia, in Puglia, in Sardegna, spediscono ovunque. Per quanto riguarda costi, per quanto riguarda spedizioni, per quanto riguarda ritiro, ovviamente attraverso il link potete contattarli e chiedere qualsiasi cosa. Nei commenti leggete quanto sono disponibili, gentili, e questa è una cosa fondamentale quando si spendono soldi e si compra apparecchiatura elettronica. Ebbene, attraverso i test effettuati nel tempo e tutti gli upgrade, la Mani è stata molto umile nell'accettare quelle che sono tutte le condizioni di miglioria del prodotto. Quindi oggi abbiamo un prodotto che è di altissima qualità. Adesso io lo aprirò perché so già cosa c'è dentro, perché abbiamo parlato per mesi per arrivare a questo risultato. Avete visto anche l'umiltà nell'ultimo video dove le connessioni, il loro ingegnere aveva fatto degli errori e loro prontamente hanno risolto. Bene ragazzi, questa volta qua io apro, vi faccio vedere cosa hanno fatto, faremo tutti i test di temperatura e di potenza e vi dico intanto che cosa c'è qua dentro. Ragazzi, il tempo di iscrivervi a questo canale se è vostro piacere e andiamo avanti con questo video. Buona visione. Ebbene, la batteria sul frontale si presenta così, ha i poli negativo e positivo, ha le varie porte di comunicazione e qui c'è il display. Procediamo all'accensione, vedete, Mani New Energy, si presenta bene con i suoi LED. E alla pressione del tasto Enter entriamo nel display. Una cosa che ci tengo istantaneamente a farvi vedere, ragazzi, le ruote. Guardate che razza di ruote sono state posizionate, ragazzi. Questa è roba che se andiamo a comprarla in Italia ci costano 50 euro queste ruote qua, con la vite di fissaggio. Una volta che le abbiamo questi sono rulli da trasporto, ragazzi, non sono semplici ruote. Ragazzi, sono qua di fronte alla batteria perché questa recensione la voglio fare insieme a voi, considerazione per considerazione. Vi ho fatto vedere il display, la linea molto moderna, eccetera, ma le ruote, avete visto? Cioè, belle. Questi sono dei rulli, non sono delle ruote, quindi possono trasportare veramente un peso significativo. E qua, su queste batterie, dato che il case è stato rinforzato, ci possono stare 5 batterie una sull'altra.
quindi arriviamo a 75 kWh di potenza nella vostra abitazione. Vi ricordo che di solito le solette delle case sono calcolate per 200, 250, 260 kg al metro quadro. Significa che non potete assolutamente appoggiare 3, 4, 5 di queste batterie al primo piano, al secondo piano, in solaio. Queste, se dovete fare multipli oltre i 2, dovete avere per forza un piano terra, perché sennò rischiate di incrinare o sfondare la soletta. Non succeda mai, ragazzi. Mi raccomando, valutate anche questi aspetti che a volte passano in secondo piano, invece sono fondamentali. Ruote di una certa portata. E adesso andiamo avanti con l'apertura proprio della batteria, del battery box, e vediamo che cosa c'è all'interno dettaglio per dettaglio. Buona visione. Procediamo adesso con l'apertura del coperchio. E vediamo subito, a motivo del rinforzo del case, anche le viti, ragazzi, sono di un certo livello. Quindi è stato incrementato tutto quello che è la struttura, oltre che le connessioni, le ruote le avete viste e quant'altro. Quindi un prodotto che man mano che lo apriamo adesso vediamo se sta andando nella direzione che tutti noi appassionati desideriamo. Finiamo l'apertura e vediamo all'interno. Una volta tolte tutte le viti possiamo aprire tranquillamente il coperchio. Ragazzi, guardate la struttura del coperchio rinforzata con le pieghe, lo spessore del metallo, le varie asole, cioè fatto veramente bene. E questo è il suo interno. Andiamo ad analizzarlo nei dettagli. Questo è l'interno, ragazzi. Molto professionale. Le guide che contengono i PCB per quanto riguarda il BMS sono di metallo e servono da protezione per il coperchio antisfondamento. Quindi se qui dovesse cadere un peso sopra il coperchio che possa sfondare, ci sono anche queste strutture che vanno a reggere. Questo è veramente bello. Poi tutto montato in maniera eccezionale. Ci sono 1, 2, 3 e 4 sensori di temperatura che vanno a verificare la condizione eventualmente termica che se dovesse esagerare per anomalie. Queste sono le connessioni al BMS, come vedete qua, e sono molto spesse, proprio di rame nichelato di qualità. Questo è il BMS, ragazzi, 200 A della Seplos, quindi anche qui la qualità è elevata. Queste sono le connessioni primarie delle polarità, molto spesse, molto importanti. Abbiamo un prodotto, chiamiamolo bello, definitivo e che possa soddisfare tutte le richieste. Ragazzi, cominciamo a fare delle considerazioni molto interessanti per quanto riguarda quest'ultima versione di batterie. Intanto il case è rinforzato e anche qui ci sono delle costole di metallo che sono tutte all'interno a rinforzo del case. Ce ne devono stare su 5, ragazzi, quindi la struttura è veramente a questo punto portante. Un'altra cosa interessante, non l'ho detto all'inizio del video perché ve la dico adesso. Molti di voi mi hanno detto: Gianni, io però col bilanciatore attivo vorrei il mio modello, preferisco avere questo piuttosto che l'altro, non voglio fare marche qua, ma avete capito, perché tutti coloro che mi hanno scritto hanno già capito di cosa sto parlando. Ebbene, io ho detto alla Mani una cosa importante: fai un battery box con le batterie, una batteria già pronta che non abbia già dentro l'equalizzatore attivo, il bilanciatore, ma falla in modo che possa essere aggiunto. Quindi ragazzi, se voi qua volete posizionare un Ni, lo comprate e lo collegate alle celle. Se invece volete comprare il JK, che è quello che si usa spesso su questo canale, il JK 2 A, chiamate la Mani e gli dite: io voglio il battery box con il JK. Ebbene, vi arriverà la batteria
e vi arriverà a parte il JK che andrete a inserirlo semplicemente negli slot. Ma qual è la vera offerta, la vera novità che voglio portarvi in questo video? È che la Mani ha messo a disposizione i JK, sedetevi ragazzi, a $35 il JK 2 Ampere. Ragazzi, andatevelo a comprare, andate a vedere quanto costa e vedete che $35 ve lo sta dando al costo a cui loro l'hanno pagato all'ingrosso. Ragazzi, qui stiamo parlando di un'azienda seria, apprensiva, che è sempre pronta a fare modifiche. Scusate l'enfasi, ma io non sono un venditore. Io vi sto parlando con la stessa enfasi come se voi stiate comprando questo prodotto e vi arriva a casa. È la passione che mi spinge a dire le cose così come sono. Ora, il JK ovviamente, la Mani è disponibile, ma non è che sono insomma, stupidi. Solo se si compra la batteria lei dice sì, diamo il JK al costo, cioè $35. Non chiamate la Mani per dire voglio comprare 10 JK a $35 perché non ve li vende. Questo me l'ha detto tassativamente. Ci ho già tentato io. Ragazzi, allora, vabbè, a parte gli scherzi, con $35 avete il JK, lo inserite, gli slot, semplicissimo, e avete il bilanciatore. Se no, questo a dimostrazione delle celle che sono eccezionali, molti di voi mi hanno detto guarda Gianni, ho visto le Lithium, sono fantastiche, io voglio il BMS che ha il bilanciatore passivo, mi basta così, non sono uno che strozza le batterie a 55.2, 55.4, ma le tengo normali, come dice il tuo canale, quindi a me va bene già così. Avete risparmiato un botto e se invece lo comprate spendete pochissimo. Questa è la vera novità la vera novità dell'offerta che volevo presentare su questo video. Quando Mani me l'ha detto, ho detto ragazzi, avete proprio delle belle idee. Questa è, insomma, è gradevole. Adesso torniamo a vedere qualche dato ancora. Vi dico, qua dentro ci sono le Lithium 298 ampere testate dalla Lithium e poi riverificate, e lo sapete che non c'è più da fare il top balancing, quindi sono già pronte all'uso. Avete visto anche dal display quando ho acceso. Facciamo una carrellata sul case, vedete queste sono le due maniglie ragazzi, e quello che vi dicevo nel video anche sulla struttura rinforzata, vedete che ci sono tutte queste costole interne sul profilo, vedete anche queste con le asole, sono tutte saldate, anche sul frontale, praticamente ci sono le colonne portanti che devono reggere appunto le 5 batterie, ovviamente la piastra di compressione, e anche qui ragazzi mi raccomando comprate solo batterie che siano compresse, perché questo lo dicono assolutamente tutte le case produttrici. Questa costola centrale che fa da separatore, vedete, che finisce sulla parte terminale. Questo è proprio come si presenta tutto il case. Ragazzi, l'avete visto quando ho aperto il case? Dentro cosa c'è? Una brochure della Mani che spiega un po' i loro prodotti con alcune foto e alcuni dettagli, ma ragazzi c'è una cosa che io non ho mai trovato nelle batterie di altri, ai tempi quando tentavo di trovare la qualità. C'è un manuale con tutti i dettagli anche di configurazione, di settaggio, le spiegazioni di che cosa è questa batteria e come va gestita, l'installazione. Vabbè. Allora, prima di passare ai test, ragazzi, vediamo i dettagli di queste celle. Vi ho già detto, sono Lithium 298 Ah testate dalla casa madre e dalla Mani, perché la Mani testa tutte le celle che acquista, tutte, e poi fanno l'assemblaggio, ok? Quindi praticamente la longevità è 10.000 cicli, che sono un'enormità, parliamo di 10 anni e abbiamo ancora l'80%, quindi arriviamo a 15-20 anni, cioè ce le dimentichiamo, vanno trattate ovviamente bene e se volete secondo i parametri consigliati su questo canale. Il BMS è un Seplos 200 A, all'interno c'è già un fusibile da 300 A, quindi ragazzi quando abbiamo preso una batteria di queste, che ne mettiamo una, due, tre, quattro, cinque o una da sola,
già ha il fusibile interno, non dobbiamo fare la configurazione con il fusibile come avete visto nei precedenti video del fai da te, come la 48 volt o il mega impianto. Il fusibile è già dentro che protegge ogni batteria anche se sono messe in parallelo tra di loro. Poi all'interno c'è il BMS che ha il suo interruttore, vedete questo? Praticamente con questo interruttore noi spegniamo. Quando spegniamo si spegne la batteria. Altra cosa importante, queste essendo 298 ampere, queste sono 15.000 e circa 15.300 watt, sono 15.257,60 dice la Lithium. Ora con 15 kW abbondanti voi decidete voi quanto utilizzarle in funzione del settaggio che fate sui regolatori di carica. Se usate le Pever ad esempio potete impostare 55 volt, 54,4, 54,6 come bulk. Chi vuole salire faccia pure, volete fare 55,2, 55,3 va bene, e sappiate che state utilizzando appieno la batteria, quindi 15 kWh. Attenzione perché diversi cinesi dicono no, questo è meglio usarle con cautela, quindi utilizza 12, 11, 10, 9 kW dei 15. Quando vi dicono queste cose è perché qua dentro non ci sono 15 kWh. Attenzione, perché sono aziende che poi andate voi a fare una contestazione in Cina perché le celle non sono di grado A, perché sono usate o sono di grado B o sono di bassa qualità, e quindi tutti questi consigli eccessivamente salvifici servono proprio a farci capire che c'è qualcosa che non va. Qui possiamo utilizzare 15.267 wattora perché sono qua dentro. Le celle sono compresse perché vanno compresse. Ci sono i sensori di temperatura perché bisogna metterli. Insomma, ci sono tutta una serie di caratteristiche che veramente io me lo sento di dire contraddistinguono questa azienda, ma la scelta finale, ragazzi, è vostra. Quando mi dite ho trovato delle batterie a basso costo, eccetera, io neanche le guardo, neanche le compro perché viaggio secondo una vecchia legge che nessuno regala niente. Le batterie sono state costruite per essere utilizzate, se voglio, al 100% e questo deve essere. Ragazzi, adesso passiamo ai test, vediamo un attimo gli assorbimenti, misuriamo le temperature e vediamo che cosa succede. Buona visione. Un'altra cosa che vado a controllare random, ragazzi, con la chiave dinamometrica tarata su 7 Nm è a quanto hanno stretto. E qui mi avvicino anche con la telecamera, ecco, scusate. Allora, qui perfetto, non si è mossa la chiave, ragazzi, siamo a 7 Newton. Andiamo su quest'altra. Perfetto, andiamo, che ne so, su questa. Scusate. 7 Newton. Andiamo a verificare questa. 7 Newton, se io stringo di più, vedete che gira la chiave a 8, quindi vuol dire che l'hanno stretta veramente con coscienza. Questo è importante, che ne so, pigliamo questa ad esempio. Non si muove, vedete? E se io continuo gira, inizia a girare la chiave su 8 e 9 Newton, quindi è stata stretta tra i 7 e i 7,5. Perfetto. Questo è un buonissimo segno di professionalità. Partiamo con il primo test. Ho attaccato circa 35 ampere e quindi vediamo che sta erogando in maniera continua. Qui sono 38, 39, 40 ampere, 41. Siamo a 42 ampere. Lasciamolo così adesso per qualche minuto, un 10 minuti, un quarto d'ora, vediamo come si comporta. Ecco attaccato il secondo carico, siamo a 66, 64, 63, intorno superati i 60 ampere. Bene. Attaccato il carico successivo,
Siamo a 114 ampere, ragazzi. Il test lo voglio fare con questo amperaggio, veramente veramente importante. È partita ovviamente la ventola dell'inverter che sto usando da 8 kW, dopo al momento opportuno lo presenterò sul canale. Siamo a 116-115 ampere di assorbimento. Adesso andiamo a misurare un po' di temperature e aspettiamo ancora qualche minuto. Ecco qua, assorbe 120, direi che siamo ampiamente oltre quello che può essere il consumo fisso del bestione arancione ed inverter di una media potenza importante. Se fate 120 ampere per 51,2 vedete quanto sta uscendo in questo momento in termini di kilowatt. Vediamo adesso le temperature busbar primari, che sono questi che vedete illuminati. Sono 19 gradi, ragazzi, temperatura ambiente. Questo di sinistra, anch'esso 19 gradi, 19,6. Misuriamo adesso la temperatura dei busbar delle batterie. Questo è 19,4. Se andiamo avanti siamo a 19,4, 19,6. I vari poli, prendiamo un po' a random, andiamo su questa fascia, 19,6. Andiamo un po' a caso, qui siamo a 21, vediamo su quest'altro lato, qui siamo a 20, qui siamo a 21, qui siamo a 21, insomma come potete vedere qui sul fondo questo è a 21, insomma dopo una decina di minuti di funzionamento tutto è direi freddo, a temperatura ambiente. Siamo sempre a 115 ampere, ragazzi, e siamo scesi a 69 di SOC, quindi è già un bel po' di tempo che stiamo lavorando. Guardiamo adesso la temperatura all'interno per quello che è il BMS. Sulle alette di raffreddamento abbiamo, dovete guardare sempre l'azzurro, 22,4. Mi sto muovendo perché l'azzurro è quello che sale, invece il bianco è quello in diretta. In MOSFET, eccoli qua, i MOSFET sono a 22 gradi, ragazzi. Tutta la circuiteria 22,4, vi faccio vedere dove sto puntando, vedete qui è la circuiteria, queste sono le alette di raffreddamento, la cui temperatura è 30 gradi, vedete? 30 gradi sulle alette, e sui MOSFET direttamente, che sono, li vedete qua, quelli neri praticamente, questi, la temperatura è, vediamo un attimo, scusate, di 28,8 sul punto dei MOSFET, 28,8. I terminali interni sono a 23 gradi e stiamo assorbendo un botto di corrente perché, ragazzi, veramente siamo sempre a 115 116 ampere. Ragazzi, come se non bastasse, ho attaccato un altro carico ancora. Qui lo sapete, in laboratorio i carichi non mancano mai. Qui siamo a 143 ampere, 141-143 ampere di assorbimento. Tutto regolare, ragazzi. Il SOC è sceso al 66% per farvi vedere che la batteria la stiamo usando qui, non è che la sto mantenendo on e off. Qui siamo in continua. Siamo al 66%, ormai è già passato un bel po' di tempo e sta reggendo benissimo. Abbiamo superato i 7 kW, io sto utilizzando un inverter da 8 in continua e non voglio, non posso andare oltre, come ben sapete. Rimisuriamo un attimo le temperature dei busbar primari, siamo a 20 gradi, ragazzi, polo negativo, polo positivo intorno ai 21,8,
rimisuriamo alcune celle a caso, siamo a 21 gradi, misuriamo queste qui, 21 gradi, 23 questa 23, questa 21, insomma dipende anche dove appoggiamo il laser. Misuriamo ancora il BMS della Seplos nel suo interno, diciamo un po' casualmente siamo sui 38 gradi, sui MOSFET che sono i punti più incandescenti. Misuriamo i contatti che sono a 36 gradi, punto di contatto. Ragazzi, sta andando tutto veramente alla perfezione. Adesso lascerò ancora un quarto d'ora ad assorbire per fare un test definitivo personale, dopodiché spengo tutto e passiamo in scrivania. Questa volta rimonto il tutto, passiamo alle considerazioni finali. Ragazzi, penso che questo video sia stato chiaro per tutti. 144-45 ampere di assorbimento in continua col SOC che è sceso a 63,5. Ragazzi, adesso sto esagerando, siamo a 175 ampere. Questo è il test che dico lo faccio io ma non fatelo voi. Alcuni di voi a volte mi chiamano e dicono Gianni ho esagerato, ho bruciato. Non bruciate niente con questi test perché li sto facendo apposta io per voi. Qui siamo a 175 ampere di potenza, ragazzi, e oltre. La batteria imperterrita chiaramente è un uso anomalo perché qui abbiamo veramente, siamo alla soglia dello sgancio dell'inverter. Ne approfitto ovviamente per testare anche questo inverter, di cui ovviamente ci sarà a tempo opportuno la presentazione sul canale, ragazzi. Qui stiamo veramente esagerando. Bene, direi adesso di spegnere, ragazzi. Come dicevo prima, poi invece non ho spento, sono ancora qua, mentre il SOC scende, mentre assorbe tutta questa potenza, e ci vediamo fra pochi minuti quando sgancio il tutto, e non si sgancia con l'off, ma si sgancia, come vi ho sempre detto, in maniera appropriata, progressiva, per evitare problematiche varie. Ragazzi, ho visto i capelli di alcuni di voi che si raddrizzavano quando eravamo a 7-8 kW, beati voi che avete i capelli, ma dobbiamo abituarci, ragazzi, perché stiamo diventando tutti energivori, e come avete visto le playlist su questo canale sono per impianti semplici come anche significativi e importanti. Stiamo andando sempre più verso il full electric, verso il no gas, verso l'autoalimentazione, quindi le auto elettriche. Quindi sempre più energia, ci dobbiamo abituare a queste potenze. Ebbene, questo box, ragazzi, l'avete visto, un box di qualità, la struttura è molto potente, portante, 5 box uno sull'altro, le celle sono le Yttrium di estrema qualità, 10.000 cicli, 298 ampere. Ebbene, questo è un canale che vuole puntare esclusivamente alla qualità. La Mani si è resa totalmente disponibile, ha fatto un prodotto adesso che è definitivo, eccezionale. Avete visto la bellissima cosa che è la possibilità di scegliere il bilanciatore attivo che preferite, mettete quello che volete mettere un Ni, un Eltec, un QCC oppure il JK della Mani a prezzo inesistente. Chiaramente, come ho detto all'inizio, solo per coloro che compreranno il box. Ragazzi, questo è tutto per questo video. Abbiamo veramente sviscerato quella che è la caratteristica, le caratteristiche di potenza, le temperature, tutto ciò che si poteva fare in un test sulle batterie. Spero sia stato interessante. Contattate la Mani attraverso il link che c'è sotto questo video, dove c'è scritto nella descrizione altro, e andate avanti così. E acquistate su Alibaba e poi decidete voi se ritirare dal magazzino di Milano o se dallo stesso magazzino di Milano farvelo consegnare in 3 giorni lavorativi a casa vostra. Ragazzi, spero di aver fatto cosa gradita come al solito. Iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Buona visione.